Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super contenta di rivedervi qui, pronti per un nuovo video che, credetemi, è davvero, esplosivo. Oggi parleremo di un argomento che ha tenuto banco per anni. Un tema che ha sollevato un polverone mediatico non indifferente e che riguarda una delle figure più amate, e a volte criticate, del panorama televisivo italiano, Diletta Leotta. Sì, avete capito bene. Oggi andremo ad analizzare, a scavare a fondo, in quella che potremmo definire la verità nascosta dietro Diletta Leotta. Non fraintendete, non stiamo parlando di gossip spicciolo o di pettegolezzi da bar. Cercheremo di capire, con un approccio equilibrato e oggettivo, cosa c'è dietro la sua immagine pubblica, come è cambiata nel tempo e quali sono le sfide che ha dovuto affrontare. Prima di iniziare però, vi chiedo un piccolo favore, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e lasciate un like se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere. Bene, adesso bando alle ciance e tuffiamoci a capofitto nel mondo di Diletta Leotta. Diletta, diciamocelo, è una figura che divide. C'è chi la adora per la sua bellezza, la sua professionalità e la sua energia, e chi invece la critica, spesso in modo gratuito e a volte anche un po' cattivo, per il suo aspetto fisico o per presunte agevolazioni nel mondo del lavoro. Ma chi è veramente Diletta Leotta? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Diletta inizia la sua carriera nel mondo della televisione come meteorina. Sì, avete presente? Quelle ragazze che davano le previsioni del tempo? Un ruolo che, diciamolo, non era esattamente il suo obiettivo finale, ma che le ha permesso di fare gavetta e di farsi conoscere dal pubblico. Ricordo ancora i suoi esordi, giovanissima, con quel sorriso contagioso e quella freschezza che la distinguevano già allora. Era evidente che aveva qualcosa di speciale, un carisma naturale che bucava lo schermo. E anche se il ruolo di meteorina sembrava lontano dalle sue aspirazioni, è stato un trampolino di lancio inaspettato. Le ha insegnato a gestire la pressione, a parlare in pubblico e a interagire con le telecamere. Un'esperienza formativa che, sono certa, le è servita moltissimo nel corso della sua carriera. Da lì, la sua carriera ha preso una svolta decisiva. È approdata a Sky Sport, diventando uno dei volti più riconoscibili del calcio italiano. E qui, ovviamente, sono iniziate le polemiche. Molti le contestavano la sua competenza, sostenendo che fosse solo bella e che non capisse nulla di calcio. Ricordo bene quelle prime trasmissioni. Diletta era giovane, bellissima, e si trovava catapultata in un mondo dominato dagli uomini e dalle loro consolidate dinamiche. Il calcio, si sa, è una religione in Italia, e chi ne parla, chi lo commenta, deve avere credenziali impeccabili, una storia alle spalle. Diletta, purtroppo, non aveva ancora costruito la sua, e questo, agli occhi di molti, era un peccato imperdonabile. Le critiche fioccavano da ogni parte, non sa pronunciare i nomi dei giocatori, fa domande banali, è lì solo perché è carina. Era un fuoco incrociato spietato, un bombardamento mediatico che avrebbe fatto crollare chiunque. Ma Diletta ha dimostrato di avere una tempra d'acciaio. Ora, cerchiamo di essere onesti. Il mondo del calcio è notoriamente un ambiente maschile, a volte anche un po' maschilista. E per una donna, soprattutto se giovane e bella, farsi strada in questo ambiente non è facile. Diletta ha dovuto dimostrare di essere all'altezza, di saperne di calcio tanto quanto i suoi colleghi uomini. Immaginatevi la pressione. Dover dimostrare il doppio, il triplo, per essere presa sul serio. Dover studiare giorno e notte, recuperare il gap di conoscenza, rispondere a tono alle provocazioni e, allo stesso tempo, mantenere un sorriso smagliante davanti alle telecamere. Un compito arduo, quasi impossibile, che Diletta ha affrontato con coraggio e determinazione. E non dimentichiamo che, in quegli anni, i social media erano già una potenza. Ogni errore, ogni passo falso, veniva amplificato e sviscerato all'infinito. Diletta era costantemente sotto i riflettori, esposta al giudizio implacabile del pubblico. E, a mio parere, ci è riuscita. Nel corso degli anni, ha dimostrato di avere una buona conoscenza del gioco, di essere preparata e di saper condurre interviste interessanti e pertinenti. Certo, non è una giornalista sportiva con anni di esperienza alle spalle, ma ha imparato in fretta e ha saputo sfruttare al meglio le sue capacità. Ha imparato a memoria le formazioni, le statistiche, le tattiche di gioco. Ha studiato i regolamenti a fondo,
ha intervistato allenatori e giocatori di fama mondiale, ha partecipato a trasmissioni di approfondimento. Ha costruito la sua credibilità, un passo alla volta, con impegno e dedizione. E piano piano, le critiche si sono attenuate, i pregiudizi si sono sgretolati. Diletta ha dimostrato di non essere solo un bel viso, ma una professionista competente e preparata. Ma le critiche, purtroppo, non si sono fermate qui. Diletta è stata spesso oggetto di commenti sessisti e offensivi sui social media. Immagini private sono state hackerate e diffuse online, un episodio che l'ha segnata profondamente. Ricordo ancora quel momento. È stato un vero e proprio shock. La violazione della sua privacy, l'esposizione brutale della sua intimità, la cattiveria gratuita dei commenti. Un incubo che nessuna persona dovrebbe mai vivere. E il fatto che fosse un personaggio pubblico non giustificava in alcun modo quel gesto ignobile. Anzi, lo rendeva ancora più grave e deplorevole. Diletta è stata vittima di una vera e propria gogna mediatica, un linciaggio online che ha messo a dura prova la sua resilienza. E qui, ragazzi, è importante fermarsi un attimo e riflettere. Al di là del personaggio pubblico, Diletta è una persona, con i suoi sentimenti, le sue fragilità e i suoi sogni. Nessuno, e dico nessuno, merita di essere trattato in questo modo. L'odio online, il cyberbullismo, sono fenomeni che vanno combattuti con tutte le nostre forze. Bisogna educare i giovani al rispetto, all'empatia, al pensiero critico. Bisogna insegnare loro a usare i social media in modo responsabile, a non nascondersi dietro l'anonimato per insultare e offendere gli altri. Bisogna creare una cultura del rispetto online, un ambiente digitale sicuro e inclusivo per tutti. Diletta, nonostante tutto, non si è mai arresa. Ha continuato a lavorare sodo, a migliorarsi e a difendere la sua professionalità. È diventata un'imprenditrice, creando la sua linea di abbigliamento sportivo e partecipando a diverse iniziative sociali. Ha trasformato il dolore in forza, l'odio in energia positiva. Ha deciso di non farsi abbattere, di non soccombere alla cattiveria altrui. Ha utilizzato la sua visibilità per promuovere messaggi positivi, per sostenere cause importanti, per ispirare altre donne a credere in se stesse e a lottare per i propri sogni. Un esempio di resilienza e di coraggio che merita di essere ammirato e rispettato. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un'evoluzione del personaggio Diletta Leotta. È diventata più matura, più consapevole del suo ruolo e più impegnata a utilizzare la sua visibilità per promuovere messaggi positivi. Ha imparato a gestire meglio la pressione mediatica, a ignorare le critiche sterili, a concentrarsi sui suoi obiettivi. Ha affinato le sue capacità comunicative, ha sviluppato un suo stile unico e inconfondibile. È diventata un punto di riferimento per molte giovani donne che aspirano a lavorare nel mondo dello spettacolo e del giornalismo. La sua storia, a mio avviso, è un esempio di resilienza e di determinazione. Ha dimostrato che, nonostante le difficoltà e le critiche, è possibile raggiungere i propri obiettivi se si crede in se stessi e si lavora sodo. Ha superato ostacoli che sembravano insormontabili, ha affrontato sfide che l'avrebbero spezzata. Ma non si è mai arresa, ha sempre continuato a lottare, a migliorarsi, a crescere. E oggi è una donna di successo, una professionista affermata, un'imprenditrice brillante, un modello da seguire, un esempio da imitare. Ovviamente, Diletta Leotta non è perfetta. Ha i suoi difetti, come tutti noi, ma è una donna che ha saputo reinventarsi, che ha saputo trasformare le critiche in opportunità e che ha saputo costruire una carriera di successo. E non dimentichiamo che è anche una persona generosa e altruista, impegnata in diverse iniziative di beneficenza. Un lato del suo carattere che spesso viene trascurato, ma che merita di essere sottolineato. E la verità nascosta dietro Diletta Leotta, forse, è proprio questa. Una donna che ha dovuto lottare più del dovuto per farsi strada in un ambiente competitivo e spesso ostile. Una donna che ha saputo trasformare le avversità in forza e che ha dimostrato di avere talento, intelligenza e una grande capacità di adattamento. Una donna che ha saputo trasformare la sua immagine in un brand, un simbolo di successo e di determinazione. Ed è importante ricordare che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona, con le sue gioie, i suoi dolori e le sue fragilità. Cerchiamo di essere più empatici, più comprensivi e di giudicare le persone per quello che fanno, non per come appaiono. Smettiamo di alimentare l'odio online, di diffondere fake news, di giudicare le persone in base al loro aspetto fisico o al loro orientamento sessuale. Impariamo a rispettare le opinioni altrui, a dialogare in modo costruttivo,
a promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione. E con questo, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ho cercato di analizzare la figura di Diletta Leotta in modo obiettivo e imparziale, senza pregiudizi e senza cadere nel tranello del gossip spicciolo. Ho voluto raccontare la storia di una donna che ha dovuto lottare per affermarsi, che ha subito critiche ingiuste e attacchi personali, ma che non si è mai arresa e ha saputo trasformare le avversità in opportunità. Ricapitolando brevemente, abbiamo analizzato la carriera di Diletta Leotta, partendo dai suoi inizi come meteorina fino al suo ruolo di conduttrice sportiva di successo. Abbiamo discusso delle critiche che ha ricevuto, del cyberbullismo che ha subito e della sua capacità di reinventarsi e di trasformare le avversità in opportunità. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di essere più empatici e comprensivi nei confronti dei personaggi pubblici, ricordando che dietro ogni immagine c'è una persona con i suoi sentimenti e le sue fragilità. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ho cercato di essere il più onesta e trasparente possibile, di condividere con voi le mie opinioni e i miei pensieri. Spero di esserci riuscita. Ora voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi qual è la vostra opinione su Diletta Leotta. Siete d'accordo con la mia analisi? Avete qualcosa da aggiungere? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Sono curiosa di sapere cosa pensate, quali sono le vostre esperienze e quali sono le vostre riflessioni. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere. Il vostro feedback è prezioso, mi permette di migliorare, di creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Spero di rivedervi presto sul mio canale, pronti per nuove avventure e nuove scoperte. Un bacio a tutti!